nelle puntate precedenti. Tramite Canun lui ha il diritto un giorno di venire a prendere il sangue della sua famiglia. Lui moralmente si sente a posto per il fatto che ha ucciso le persone che avevano ucciso i suoi genitori. È un canale. Uscire anche con Tagliastico, va? Dopo filmi, fra, quando scendiamo. Hanno appena sparato a qualcuno qua. Dove? Qua del nostro hotel. Avevano appena sparato a una persona proprio a pochi metri da me. Hanno sparato. Che vuoi? Allora, per me non è normale. Ero andato in Albania per conoscere più da vicino la legge del Kanun, ovvero quella sorta di codice d'onore in cui, quando qualcuno malauguratamente uccide un membro della tua famiglia, tu hai il dovere assoluto di vendicarti. È una sorta di legge non scritta che va avanti da secoli e che qualcuno da queste parti prende davvero, davvero sul serio. Mi ammazzo i miei genitori, non me ne frega un fratello. Te lo giuro. Questa è la vendetta, capisci? Ho conosciuto quindi Stresi, uno dei rapper più famosi di tutta l'Albania, sicuramente dentro il giro, e Malsho, un altro rapper albanese che ci ha aperto praticamente qualsiasi porta in quelle situazioni. Dopo aver parlato con i nostri due nuovi amici e la loro gang, siamo andati a parlare con Liliana, una maestra che va fisicamente a trovare le potenziali vittime del Kanun per insegnare a quei bambini nascosti che se uscissero di casa rischierebbero la vita. Quello che ci ha raccontato è stato davvero commovente, ma appena rientrati alla base c'è stata una sparatoria a 2 metri dalla nostra stanza d'hotel. Venuta polizia? Sì. Sì. State lì, Sì, noi non usciamo. E invece la curiosità era davvero troppa. C'è un botto di polizia. Stresi quindi richiama che sappia già cosa è successo. Voi siete turisti, fratello, ne sono venuto a fare con voi. Spero di sì. Adesso lo sai, accendi la telecamera. No, vabbè, sono già andato fuori a vedere, però avevo un po' paura che mi succedesse qualcosa. No, fratello, no. Va bene, andiamo a vedere meglio. Ma non ci posso credere. Stanno facendo la scena del crimine. Assurdo. È la seconda volta nella mia vita che sparano proprio sotto la mia terrazza. Stanno cercando le persone. L'elicottero lì sopra che sta cercando le persone. Ma non ci credo, hanno aggiunto la macchina e l'hanno attaccata all'altra. Come se si fossero dati tipo dentro. Sì, no, ma vedi che è rotta lì. Cioè, quel pezzo dietro del paraurti. Lì ce l'ha messa un poliziotto. È uscito uno con la macchina con scritto polizia. Quindi tu dici che hanno finto questa cosa? Non lo so. Ho chiamato Stresi e mi fa benvenuti in Albania. Beh, l'accoglienza, diciamolo, non manca. E tu in questo ti collochi come una... Sì, tutta la vita. Comunque, con un po' di timore, ci mettiamo a letto in attesa dell'indomani, il giorno in cui andremo a conoscere una persona che ha portato a compimento la legge del Kanun, ammazzando chi aveva ucciso i suoi genitori e che oltretutto attualmente è ricercato sia da chi vuole eliminarlo che dalla polizia. Le premesse ci sono. Stiamo scendendo a fare colazione. Don't worry, everything is okay now. Ok, thank you. Around. You are very C'è la TV. No, assurdo. E infatti, appena usciti dall'hotel, E anche lei che mi filmava perché io filmavo. Cosa è successo? comunque per me è incredibile la leggerezza con cui le persone lì accettano quello che è successo. Salutando le TV locali, guarda lì. Vabbè, non perdiamo tempo e ci muoviamo subito verso i nostri amici. Punto di ritrovo, il solito baretto frequentato da Stresi e Malsho, dove faremo il punto della situazione prima di partire. Siamo arrivati al nostro baretto di fiducia. Ora, se tutto va bene, andiamo finalmente alle montagne. Le montagne sono un posto di cui ovviamente non posso svelarvi la posizione esatta, a centinaia di chilometri da Tirana, il nascondiglio perfetto di quel famoso latitante che di lì a qualche ora conosceremo di persona. Iniziamo a approfondire un po' la questione della sparatoria sotto l'hotel. Preso l'albergo a Tirana per prendere vita dove eravamo ieri, succedeva ogni giorno. Perché per loro è una cosa da niente. Io pensavo che hanno sparato qualcuno nell'albergo dentro. Ma sono entrati. Sì, sono, ma fa niente. Io pensavo nelle No, ma camere. dentro Sono stati degli qualcuno. sbirri, hanno sparato un spacciatore. Si trova di cajut pellice. Ha dato un pugno. È scappato o l'ha preso? No, l'hanno preso. E l'ha sparato qua, è uscito di qua, di qua. E la cosa ancora più assurda è che, 20 minuti sapevi tutto, pazzesco. al contrario di Joe, che tra tutte le domande che poteva fare ha detto: Come si dice in albanese, cocaina? Cocaina. Cosa penso che volesse dire? No, era cocaina.
cocaine se dicevano. Cosa cazzo vuoi ti voglia dire cocaine? Vabbè, bando alle ciance, si parte verso questo misterioso posto tra le montagne dove spero non succeda nulla di troppo strano, anche perché non lo sappiamo neanche noi dove stiamo andando. E quindi Stiamo partendo per andare, non abbiamo ancora capito dove, ma forse a parlare con il contatto più incredibile della storia. e dopo un bel viaggione arriviamo in un benzinaio. Perché siamo qui? Il motivo in realtà è molto semplice. Ci siamo fermati in questo benzinaio perché loro non ci potevano mandare la posizione, adesso ci verranno a prendere. È il momento. Stresi sale in macchina con il tramite che ci porterà verso il luogo dell'intervista, ma non prima di raccomandarci una cosa: vietato inquadrare, anche solo per sbaglio, qualunque volto incrociamo da qui al luogo dell'incontro. Ma di gente no. Le persone no. Va bene. Lo sapete voi. Un po' di ansietta in più ci voleva proprio, eh? Comunque l'ho visto il tipo. Dov'era? Che strana situazione. E pensate che... Qua tutti hanno un ferro. Tutti. Stiamo andando nel Far West, ragazzi. E in effetti, se già la città in cui abbiamo incontrato Liliana mi sembrava trap, più ci avviciniamo al nostro obiettivo e più mi sembra di entrare in un luogo letteralmente fuori dal tempo. Oh merda. Ma guarda quanto è sottile! Ma ci passo? Sì. Qua si prende la svolta e i bambini ci vengono addosso. Tanto che dopo qualche minuto succede una cosa strana. Ma che cazzo è entrato in auto un bambino? Sì. Però già il fatto che ci sia un bambino mi fa stare molto più tranquillo. A me non troppo. Ma non capisco. Cosa sta succedendo? Niente, cioè non ci succede niente, però è tutto strano. Dici? Ma sì, per succedere niente non ci succede niente al 100%. Oh, io cerco di tranquillizzarli, poi tocca a loro fare una scelta. Se volete state qua da solo, Qua pensi che mi senta più tranquillo? Io mi sento neanche in camera d'hotel, posso stare tranquillo. E qui in effetti Teo ha ragione. Finalmente, comunque, ci fermiamo. Sta uscendo il tipo cattivo. Ma che non capisco. Lui ha dei piatori in Italia. Alessandro, Da 10 anni parla tutta Albania. E noi potremmo dire di avergli stretto la mano. Comunque ancora adesso mi chiedo chi sia e perché conosca i nostri amici. Vedrete il ragazzo che è un grande personaggio, capisci? Io lo conosco da piccolo. Nel 2010 è entrato in prigione, 5 mesi che è uscito. È di nuovo ricercato, lui è entrato minorenne. L'hanno tenuto in una grande prigione, normalmente non si fa. Ricapitolando, la persona che stiamo per incontrare adesso è un uomo a cui da piccolo sono stati uccisi i genitori. Una volta cresciuto, molti anni dopo, è andato a trovare l'assassino, l'ha ucciso ed è finito in galera. Ho detto già 100 volte pazzesco questo video ormai, è tutto pazzesco. Dopo qualche anno però è riuscito a scappare e adesso vive isolato dal mondo, dal latitante. Eccolo, è lui. Sta in italiano. Ok, lo scambio di pistole non è che mi tranquillizzi molto. Ola, do flasim ta kanë ardhur nga Italia. Kemi fol për kanunin, ishim në Shkodër. Edhe tash do flasim edhe pak se ne me smish, i them, flasim pak me ty valla. Si preoccupa per noi. In che senso? Vabbè, rompiamo il ghiaccio. Perché ha una pistola dietro di lui? Ecco, e a tal proposito, per la difesa personale io vi consiglio un'altra cosa, che non è una pistola, ma è ancora più efficiente. Sto parlando chiaramente di NordVPN, la VPN che mantiene la vostra privacy intatta grazie al suo sistema di crittografia e vi tutela da tutti i pericoli che si nascondono in rete. Se fate un abbonamento dal mio link in descrizione di almeno 2 anni, avrete non solo i 30 giorni soddisfatti o rimborsati e i 4 mesi extra, ma anche una carta regalo del valore fino a 50 euro che potete sfruttare per Amazon, MediaWorld, Airbnb, Flixbus, Italo e chi più ne ha più ne metta. Come se non bastasse per abbonarvi istantaneamente, NordVPN vi permette anche di accedere a un catalogo infinito di serie TV e film non disponibili in Italia, prenotare affitti e voli a prezzi ridotti, utilizzare sconti non disponibili nel nostro paese e sfruttare la funzione antivirus inclusa che funziona pure quando la VPN è spenta. Tutti quelli che acquisteranno i piani biennali di NordVPN tramite il mio link entro il 30 maggio riceveranno la gift card. Ovviamente solo se non cancelleranno l'abbonamento entro 30 giorni. Tornando ai metodi di difesa più rudimentali, C'è la possibilità che di Ponte Bianco qualcuno venga Cosa? rodico.
Dove sta lui qua non c'è possibilità, dici. Dice che lui non esce in giro per le città e queste cose qua. Questo perché, appunto, è ricercato dalla polizia e quindi deve mantenere un profilo basso, senza far notare la sua presenza dentro i grandi centri abitati. Gli chiediamo quindi di raccontarci tutta la sua storia. Immagino quindi per la questione legata al Kanun, ma a questo ci arriviamo. E in carcere com'era la situazione? Può raccontare? Può raccontarli? E vi ha fatto torto a qualcuno in carcere? Lì devi essere anche paziente, 1, 2, 3 volte prima di perdere la pazienza e magari andare ad avere un conflitto con qualcuno. Questo perché, appunto, lì dentro non hai via d'uscita e oltretutto le condizioni carcerarie in Albania sono state spesso oggetto di critiche da parte di organizzazioni internazionali per i diritti umani. Amnesty International, ad esempio, ha lavorato a lungo con il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura per migliorare le condizioni di chi finisce dentro, ma ad oggi, proprio a causa di un sistema corrotto, non sono stati fatti grandi passi avanti. Ma arriviamo al vero fulcro del discorso. Cosa ha rappresentato per lui il Kanun e moralmente si sente a posto per il fatto che ha ucciso le persone che avevano ucciso i suoi genitori? Dice che è fiero. L'hanno portato le circostanze a farlo. Ti dice non sono un maniaco io che vado in strada e uccido le persone. Ma c'è un'altra cosa che mi stupisce, il passarci subito sopra. Uccidi un uomo e poi? Col fatto che c'è questa legge, poi appena ammazzi quella roba te la togli dalla testa. Poi dice che non è più arrabbiato con quelli che le hanno ammazzato la famiglia. Beh, questa roba è assurda. Il Kanun è così. Non mi è rimasto rancore, dice a me. Quindi, attraverso il Kanun, qualsiasi risentimento viene placato, perché la vendetta, in qualche modo, ha regolato i conti. O forse no, il giorno prima, mentre eravamo con la maestra, proprio lei ci ha detto una cosa davvero interessante. Kanuni nuk ka thënë me vras. Të tregon rregullat, nuk është o burra me kanun po vras. Me kanun nuk janë lëro gratë e fëmijët kur. E se fosse quindi un'interpretazione del Kanun che nasce dalla strada, quella per cui devi uccidere chi ha ucciso un tuo parente? Unë kam zonësën teme, 17 vjeçe që ma kanë vëra. Ashtu edhe tjetra në tropoj që e kanë vëra. Pra këto nuk i vret kanunin, i vret mungesa e funksionimit shtetit ligjor. Nel Kanun non c'è scritto che tu devi uccidere per forza. Nel Kanun c'è pure scritto che la donna e i bambini non si toccano. Assolutamente. E allora, se lo sanno anche loro, perché lo fanno? Ecco, non mi sembrava una domanda proprio da porre in quel momento al nostro amico, ma una mia idea me l'ero fatta. Probabilmente il Kanun è basato sul concetto un po' antico di giustizia, per cui chi ha fatto del male deve pagare. Dato che lo Stato non è più efficiente in questo senso, il popolo albanese ha deciso che anche la giustizia privata sarebbe stato un mezzo per onorare questo codice d'onore. Come ha ucciso? Ma con pistola Vabbè, ero curioso. Non ha aspettato mettere una maschera perché sono i genitori, sono andato sulla mezza di piazza e le ho trovate e le ho sparate lì. È stato là quando ho ucciso, ha aspettato la polizia, capisci così? Ah, quindi proprio lì l'hanno arrestato subito? Sì, quando era su diretto ho detto che bërë si bura, si che bërë ti, po. Quando qualcuno ti uccide i genitori non aspetti di mettere una maschera, non aspetti un di aspettare niente, capisci? Se mi ammazzo i miei genitori non me ne frega un a te, te lo giuro. Questa è la vendetta, capisci? Quindi il discorso è sempre quello, se lo Stato non fa niente bisogna agire in autonomia. Për kohën që ka kanë rregullatori i shoqërisë. Sot rregullatori i shoqërisë duhet të jetë shteti ligjor. Ma in tutto questo ho una grossa domanda. Mi continuano a dire che quando qualcuno uccide un tuo familiare può nascondersi anche in capo al mondo, ma prima o poi verrà trovato. E lui come ha fatto a trovare questa persona?
e lui si è interessato a conoscerla, come se fosse dal nulla, in realtà lui sapeva già chi fosse, hai capito? Tagliamo queste cose, infatti anche l'anno, perché tutto l'abbiamo filmato, quando in folla, perché c'è sempre di folla. Ma lui chi è che ha ucciso? Diciamo, perché domani tu di dietro, non può dare, Devi andare direttamente alla fonte. Quanto tempo è passato da quando hanno ucciso i suoi genitori a quando poi lui si è vendicato? Io da un 12 giorni. E quando lui è cresciuto ha fatto questa cosa. Incredibile il piano che ha escogitato per avvicinarsi all'obiettivo. Ma quando si decide che è il momento giusto? Uccidendo una persona e mettendo fine alla sua vita, ha comunque perso una grande parte della sua vita, perché è stato in carcere per tanto tempo. Tantissimo. Perché non farlo tipo più avanti? Invece capo, e non ora, perché tanto viene direct la zona, non forse dopo se fatta dietro o si dice che Quando tu fai del male a una persona, la tua ora non aspetta che tu campi 100 anni, 200 anni, hai capito? Quella persona è ferita nel cuore, e se uno ti ammazza la famiglia, fratello, non dormi la notte. E poi c'è un'altra regola: se io devo sparare a qualcuno e non gli è arrivata la sua ora, anche l'arma non dice che mi è successo la stessa cosa. Quindi per loro, in qualche modo, pure il destino fa la sua parte. Se fosse la nostra ora, che siamo qui tranquilli a fare la nostra cosa, in questo momento arriva un terremoto e moriamo anche noi, hai capito? Шикой под компьютер. Fare, portiti nga këtu nga këtë dëmën të kemë parë, të jemë i knaqër, në këtë diçka me arë. Ma scusami, ma adesso lui ha paura che qualcuno della famiglia che lui ha ucciso venga a uccidere lui, oppure... Non è lui, nel momento c'è, tu mi diçka to, poi il culpare të formulare, të diçka. Dentro il canun ti si manda a dire guarda che io ti vengo a ammazzare proprio, hai capito? Sono io che ti voglio ammazzare. Ah, quindi vieni Questo avvisato. è l'onore del canun, hai capito? Tu vieni avvisato che quando esci di casa io ti sparo. Ok, questa mi mancava. Annunciando la propria vendetta, chi segue le regole del Canun sottolinea ancora di più che la questione è legata sostanzialmente all'onore, tanto da dargli addirittura il tempo di prepararsi alla morte. Assurdo. Sono davvero grandi i cosi, i proiettili non sono normali. Ma scusami, ma non mi fa paura tenere in mano ste robe così? No, ma loro sono cresciuti così, eh? A me mi sembra assurdo. Loro sono cresciuti così, ho visto. Cosa Non cazzo? si sa mai Un momento così leggero, allo stesso tempo teso, non l'avevo mai vissuto. Ho poi un altro dubbio. In questo contesto così intriso di violenza, Kan de vroeg hier letter met Daniel Rossi? e questo pare sia davvero l'ordine del giorno, tanto che gli hanno addirittura proposto di uccidere i suoi stessi amici, per una cifra, diciamo, ragguardevole. E come io chiamo Molcio e gli dico: oh fratello, vieni qua che stiamo mangiando qua, gli mando la posizione, appena Molcio arriva, lo uccido. Hai capito? Ma e quanti soldi gli avevano offerto per Sai del uccidere? canone che non frutta. 400. Così poco? 200.000 euro, fratello. 400 non può. Sei un uomo, sì, non si fa. È la cosa più brutta che esiste, dici. La cosa che mi fa specie comunque è che il nostro uomo ha fatto una vita praticamente sempre in cattività. Prima in orfanotrofio, poi in galera e adesso in montagna, lontano da tutti. Che conseguenze ha tutto questo? Ma godista të kujdestare, gjëra që bën më di bënim shkollë, godisja kalamajt, pa arsye, për mirë ku rita. Që u futa burg. Pa shumë hasmëria brenda, se godisja këto për shembull, shkosh në burgje që ishin çuna gangstera, o mos, u rishin pastaj mas 3-4 vjetësh thoshin, po re, u zoom me këtë. Po ishte një arsye tamam, domethënë e kupton edhe kështu bëra prapë edhe me këto që kisha goditur. Sostanzialmente, quindi, il fatto di interiorizzare le dinamiche del branco. Zot një histori që brenda, edhe pas viteve, kishin transferu, pas viteve tashin më takon më të shkoja në një burg ku ishte fyt. Kishte bërë bate komplete vendin atje. Shkova atë, që mban telefon njerë në gjatë rrugës se në transferoshin, një dhe more thash, nëse një tek poshtë, se tek në poshtë. Shkova direkt në dom, e gjithë çantat, bam, tek në dom. Shpirashon gjatë dhe erë dhe thasë kur dhe thasë unë të rekomendë, thasë se ma buha të dhe më djerë. E kishte gjithë venë, alla ishën 300 vetë, më grishin ato. Ma cosa è successo poi a me quando si sono incontrati loro due? U pre. È rimasto pallido, dice. Era un pezzo grosso. Per questo ti garantisco io,
Io sono nella strada da 16 anni, conosco tutti. Il connessione che c'ha lui non l'ho mai visto, fratello. Tutto lo rispetto per questa storia, fratello. Pure il popolo. Lo conoscono tutti, fra. Io, gente troppo alti, ma lui preferisce stare così. Questo personaggio è davvero una delle persone con la storia più incredibile che abbia mai incontrato. Me qef do me dhe pash diçka isha në rregull, isha e kupton, nuk ndershëm. Bravo. Sepse nuk marrim me vete as lekët tuaj, as gjë s'marrim. Ti ke me thënë, pash diçka, njofta këtë person, njofta këtë studiar. Ma di che a me fa piacere aver conosciuto lui. La chiacchiera sta arrivando alla fine e quindi tento il tutto per tutto. Gli chiedo se posso vedere il suo nascondiglio, ma ovviamente dice voi non siete gente pericolosa che io vi devo portare là dove sto io con i Kalashnikov, con gli armi. Non si sa mai. Dice se voi volete, dice io vi vengo con il carro armato. A me va bene. vabbè, magari la prossima volta. Se vuole insegnarmi qualcosa, cosa mi insegnerebbe? Mos të marrë, do me dhe mos të t'i thot miqve problemin. Qofse është do me thënë aq problemi madhi, du të japi zero dhe ti do t'a bësh kape dorën. Ka me të këto thaj, ke e fatin tonë. Tu mos e nda me njërë, të Ok, questo è uno dei momenti incredibili senza senso che capitano poche volte nella vita. Non nella mia perché mi capitano sempre robe strane, ma nelle vite normali decisamente sì. Andiamo, fratello, dobbiamo andare. Madonna, c'è dei muscoli clamorosi. Sì. Cosa fai? Comunque, sti contesti, il dubbietto ce l'hanno tutti. Dice non è che la polizia questi mi fanno arrestare, che c***o avete portato? E c'è da dire che pure la camminata verso la macchina è tosta. Ma perché? Sicurezza. Alla fine guarda in che montagne sei, capito? Se ti sbuca uno. Salutiamo quindi gli altri e ci riuniamo in macchina per tornare all'hotel. Ciao bello. Ciao. Ragazzi. Durante il viaggio mi continuo a fare altre 100 domande che avrei voluto fare a quella persona. Un uomo che ha aspettato quasi 20 anni per compiere la sua vendetta e che vive tuttora nascosto tra le montagne per evitare di tornare in prigione o di essere ucciso. Quello che ho imparato qui è che non conta chi sei o cosa fai. Se nasci all'interno di una determinata cultura, sei costretto a fare i conti con delle cose che non dipendono da te. Come rischiare la vita perché un tuo lontano parente di sangue 20 anni fa ha ucciso qualcuno che nemmeno tu hai la minima idea di chi sia, o rischiare la vita perché sei venuto in Albania a girare un video e la persona con cui sei in macchina, oltre a essere il rapper più forte del paese, è pure un pazzo scatenato. Io comunque sono tranquillo ad andare su strada a questa velocità perché con Stresi sono abituato.